Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare della disintossicazione. Andremo a vedere se questa tecnica è utile e in che modo si applica e si realizza. La disintossicazione è utile per prevenire le malattie, per mantenere la propria vitalità e per fruire pienamente della vita. In questo video ci occupiamo delle intossicazioni croniche. Le acute sono da considerare avvelenamenti e richiedono ben altre procedure di quelle elencate qui di seguito. Le tossine delle intossicazioni croniche hanno una classificazione complessa sulla quale non ci soffermiamo. Andremo a distinguere tre grandi categorie: le esotossine, che sono quelle che dall'esterno penetrano nel corpo umano; le endotossine, che sono quelle che il corpo umano produce da se stesso e deve smaltire; e infine esiste una categoria mista dove tossine hanno caratteristiche esogene e endogene contestualmente. Facciamo l'esempio per una esotossina. Lo scellerato riversamento di chimica nell'ambiente determina l'ingresso di tossine chimiche nel corpo umano, per esempio per il tramite dell'inalazione. Anche all'interno di un organismo si creano tossine. Per esempio, il cortisolo e l'adrenalina sono prodotte se una persona si espone esageratamente a stress, e queste successivamente sono da smaltire. Dunque, dopo aver svolto il loro compito fisiologico, si comportano come endotossine da smaltire. Il cibo processato industrialmente è invece sia un'esotossina che un'endotossina. È un'esotossina in quanto contiene chimica artificialmente introdotta negli alimenti, e dunque quando il cibo viene ingerito questa tossina deve essere successivamente smaltita. Però il cibo è anche un'endotossina, in quanto viene introdotto nel corpo umano attraverso il desiderio di cibo. La gestione delle tossine con finalità benessere e salute è argomento di crescente interesse. La detossicazione è composta dall'azione sinergica di varie discipline che collaborano. La prima di queste discipline è l'ambiente, che richiede di essere bonificato. Un corpo umano non può essere più pulito dell'ambiente nel quale vive. La seconda disciplina della disintossicazione è lo yoga, che contiene una serie di tecniche avanzate per gestire la pulizia del proprio corpo. La terza disciplina coinvolta nella disintossicazione è la nutrizione. Ovviamente è importante introdurre cibo sano in modo da ridurre al minimo il carico di tossine da gestire. Esiste poi una ulteriore disciplina che è l'igiene attraverso i lavaggi, che servono per mantenere il corpo pulito. E infine di disintossicazione si occupa la medicina per il tramite di rimedi che attivano il drenaggio, ovvero l'eliminazione delle tossine dall'interno del corpo. Iniziamo col dire che l'essere umano nel pianeta Terra è quello che sporca maggiormente l'ambiente nel quale mangia e respira. La disintossicazione, pertanto, non può che iniziare da una tutela saggia dell'ambiente in cui viviamo. Tutte le tecniche antiche, come lo yoga e il pranayama, hanno prassi e metodiche detossicanti. Queste sono da considerare con grande attenzione perché aiutano al mantenimento della salute o alla possibilità di recuperare la salute quando questa fosse in difficoltà. La disintossicazione è anche ottenuta attraverso il cibo per due grandi motivi. Introdurre nel corpo cibo pulito riduce il carico di tossine da gestire. In più esistono categorie di cibo che attivano la disintossicazione. Dunque il cibo a sua volta, oltre a essere un minor carico, può essere anche un drenante.
La disintossicazione si avvale anche dei lavaggi, quello riconosciuto un po' da tutte le tradizioni mediche è il lavaggio del colon. Il clistere era praticato nella medicina europea del passato, nella cultura indiana troviamo Shan Prakshalana, che è un lavaggio complesso del colon. Oggi nella medicina contemporanea si usa l'idrocolonterapia. Il lavaggio intestinale tramite il clistere era parte essenziale della medicina europea antica. Praticamente quasi tutte le terapie iniziavano con una bonifica del colon. Nella tradizione indiana il lavaggio Shan Prakshalana è un complesso numero di movimenti fisici che servono a far tracimare l'acqua dalla bocca verso l'ano finché questa fuoriesce pulita come entra. È un lavaggio di una potenza enorme perché non lava soltanto il colon, ma lava tutto il tratto digerente. Nella medicina contemporanea questa metodica geniale dell'Ayurveda è sostituita da tecnologia. Il lavaggio viene praticato tramite uno strumento e la terapia si chiama idrocolonterapia. Ci sono innumerevoli altri lavaggi da considerare, citiamo solo a titolo di esempio la pulizia del naso tramite la lota, che è un'importante prevenzione anche delle infezioni delle prime vie aeree. Le piante medicinali sono una risorsa importante nella terapia di molte malattie, ma esse sono anche una fonte importante di drenanti e disintossicanti. Dunque, anche la fitoterapia ci fornisce strumenti per la disintossicazione. Nella medicina naturale si attivano tramite questi strumenti gli organi che drenano le tossine. Distinguiamo 3 grandi categorie principali e infinite sottocategorie. Ci sono i drenanti epatici che attivano il fegato, i drenanti renali e i drenanti del colon, o chiamati anche lassativi. Poi esistono una innumerevole quantità di altri drenanti specifici che hanno però indicazioni particolari. La terapia detossicante del singolo, la scelta della combinazione corretta dei drenanti e l'associazione con tutte le tecniche di disintossicazione è sempre gestita da un medico. Le piante, i lavaggi, le terapie, l'igiene hanno controindicazioni e interazioni da gestire con la conoscenza del malato. Bene, siamo arrivati alla fine del video di oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto biffate la campanella. Questo vi consentirà di essere raggiunti dalla pubblicazione di nuovi video. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!